I giardini faunistici rappresentano un'ambiguità, in cui la meraviglia e l'aiuto alla ricerca scientifica si contrappongono alla prigionia degli animali, suscitando fascino e sensi di colpa in chi li visita. Gli occhi degli animali parlano un linguaggio universale, un richiamo alla nostra umanità e alla nostra responsabilità di proteggere e preservare la loro bellezza, la loro dignità e la loro sopravvivenza. Li guardo con altri occhi, tutti gli animali con altri occhi. Ora è un affetto verso tutti. Era un luogo evidentemente magico che ci portava ogni volta possibile a visitare il castello. Sono stata cresciuta con l'insegnamento di amare. E gli animali vanno amati e rispettati. Mia mamma era venuta in gita con la scuola al castello di Brescia per vedere gli animali. Mio padre quel giorno aveva bruciato scuola e si sono incontrati lì. Da quel giorno si sono messi insieme e hanno fatto famiglia. Gli animali hanno sempre avuto un ruolo importante nella storia dell'intrattenimento dell'uomo, a partire dalla loro cattura e addestramento per le battute di caccia o per le gare di forza e resistenza. Nel corso della storia, gli animali sono diventati protagonisti di spettacoli circensi, come i leoni e le tigri, che saltavano attraverso cerchi infuocati, i cavalli addestrati, che eseguivano coreografie con i loro cavalieri, e gli elefanti, che facevano acrobazie. Negli ultimi decenni, tuttavia, si è sviluppata una crescente sensibilità nei confronti del benessere faunistico e si sono verificate proteste contro l'utilizzo di animali negli spettacoli e negli zoo, specialmente per le condizioni di vita spesso inadeguate a cui sono sottoposti. Oggi esistono alternative di intrattenimento che non prevedono il loro utilizzo, come i circhi senza animali e gli spettacoli basati su effetti speciali e tecnologie avanzate. Questi cambiamenti riflettono una maggiore attenzione alla dignità e al benessere degli animali e la consapevolezza che lo spettacolo non dovrebbe giustificare la sofferenza o il loro sfruttamento. Lo zoo del Castello di Brescia fu creato nel 1912, con l'obiettivo di creare uno spazio verde al centro della città, dove la popolazione potesse rilassarsi e intrattenersi. L'inizio è stato curioso, nel senso che c'è stato un abbinamento tra interesse naturalistico che si è abbinato ad una cosa curiosissima, e cioè alla valorizzazione storico-risorgimentale di Brescia. Per questo motivo molto, molto particolare. D'altra parte non è l'unica città, perché anche Berna in Svizzera, ad esempio, ha sempre coltivato l'abbinamento tra il proprio stemma comunale, che è l'orso, e un allevamento di orsi che tra l'altro venivano poi portati nella manifestazione degli anniversari nazionalistici, diciamo. E Brescia fu un po' simile, nel senso che Brescia ha due motivi per essere interessata, ad esempio, al leone. Uno è il suo antichissimo, che pare che già nel 200 fosse acquisito, un simbolo comunale, il leone rampante, rappresentato spesso nello scudo. A quello si è aggiunta una seconda attribuzione particolare, che molti peraltro equivocano, che il leone rampante in realtà sia una leonessa. Perché? Perché nell'Ottocento ci fu questa poesia ripresa da Carducci, che la rese più celebre, ma in realtà la poesia iniziale era di Aleardi, che definiva Brescia la leonessa d'Italia per il suo coraggio manifestato durante le vicende belliche del Risorgimento. Allora dopo si sono sovrapposte queste due figure, per cui appunto molti credono che la leonessa sia il simbolo di Brescia, e invece così non è, sono due cose diverse, però è una sottolineatura ulteriore di questo riconoscimento della città in questo animale. Alla fine dell'Ottocento, quando nacque anche il Museo del Risorgimento, ovviamente questo fatto dei leoni divenne importante. Incredibilmente ci fu una fusione, una convergenza di questi due interessi, uno è tipo politico e campanilistico, diciamo, no? Nei confronti del leone, l'altro, quello invece naturalistico, per cui l'idea di partenza di uno zoo fu quella di acquisire dei leoni da mostrare ai cittadini per orgoglio civico.
Il leone è stato da sempre il simbolo della nostra città, rampante, distinto quindi dal leone di Venezia, quindi l'ingresso del castello che viene realizzato durante il dominio veneziano, peraltro in un periodo di pace, si trova il leone appoggiato su tutte e quattro le zampe che regge il Vangelo. Come ho detto, in un periodo di pace, perché il leone del castello di Brescia ha il libro del Vangelo aperto. Quando invece Venezia realizzava degli interventi architettonici in periodi di guerra, il Vangelo era chiuso proprio per dare un senso storico anche alle realizzazioni. Il leone di Brescia invece era un leone rampante, secondo un'iconografia più classica, più medievalista e più probabilmente legata proprio ai simboli dell'araldica, e ha accompagnato sempre le grandi realizzazioni. Lo troviamo in tutte le opere importanti della città, lo troviamo all'interno degli uffici comunali, lo troviamo sulla facciata della loggia. Inizialmente il giardino faunistico ospitava solamente animali di provenienza locale, come cinghiali, caprioli, volpi e lepri. Tuttavia, negli anni successivi vennero aggiunti nuovi animali esotici e lo zoo divenne rapidamente una delle principali attività turistiche di Brescia, attirando visitatori da tutta Italia. Nel corso degli anni, il castello di Brescia divenne un punto nevralgico per la ricerca naturale. Ma nel corso degli anni 70-80, lo zoo subì numerose critiche e contestazioni da parte di organizzazioni animaliste, che accusavano il parco di non offrire condizioni ambientali adeguate per gli animali. Nel 1988 lo zoo venne chiuso definitivamente. Addio, caro vecchio zoo di Brescia. Probabilmente non tutti saranno dispiaciuti che si chiuda il giardino zoologico di Brescia, anche se fa sempre una certa tristezza vedere ed assistere alla chiusura di qualcosa per sempre. L'ultimo ostacolo alla chiusura definitiva dello zoo è infatti caduto. Sono infatti stati venduti in blocco e per più dei 20 milioni di lire richiesti dal comune tutti gli animali che erano ospitati in castello. Li ha comprati un mercante di animali che ha rilevato in blocco tutti gli esemplari come espressamente richiesto. Ciò che ha fatto propendere il comune per la chiusura del giardino zoologico è stato il lento ma progressivo ed inesorabile calo di visitatori, da oltre 123.000 nel 1983 a poco più di 60.000 nel 1987, cifre che facevano chiudere l'anno evidentemente in perdita. Da qui la decisione di chiudere definitivamente e di sbaraccare. Cosa sorgerà al posto del giardino zoologico di Brescia non si sa ancora. Certo ci sarà a disposizione uno spazio piuttosto ampio e immerso nel verde. Lecito presumere che l'amministrazione comunale vorrà dare spazio a qualcosa di alternativo ma di ugualmente interessante per i possibili visitatori in una zona di Brescia, il Colle Cidneo, appunto, abitualmente frequentata da giovani e meno giovani per le possibilità di immergersi un poco nel verde che offre. Oggi il castello di Brescia rimane un importante centro culturale e turistico per la città, racchiudendo mostre e spettacoli all'interno delle sue antiche mura. La memoria legata agli animali in castello non è mai scomparsa. I ricordi e le testimonianze storiche del giardino zoologico suscitano fascino, sempre in contrasto con il pensiero che alcuni animali potessero vivere non nelle migliori condizioni. Vedevo lo stato di disagio in cui erano. Innanzitutto erano gabbie dove molte volte il leone era da solo, la leonessa da solo, quindi non aveva neanche compagnia. E poi mi ricordo questo cemento, cioè non era un ambiente, sembravano proprio che fossero lì solo in mostra, per far felici noi, che tutti i bambini ridevano, tutti i bambini erano contenti. Però mi hanno sempre dato, ti dirò la verità, della sofferenza, secondo me. Quindi non era, sì, era fare la visita perché comunque vedevo degli animali che non conoscevo neanche in foto, neanche sui libri. Però dentro di me era un po' un disagio. Gli animali sono sempre stati fondamentali per l'esistenza umana, sia per fattori di sussistenza che affettivi, creando condizioni di interdipendenza, oltre a generare concetti simbolici in riflesso all'uomo, dalla percezione che l'animale possa farsi portatore di similitudini con i comportamenti umani, fino agli atti propiziatori, dove l'animale si faceva sacrificio per nutrire il corpo e l'anima della civiltà umana. L'importanza del rapporto con gli animali era percepito fortemente in contesti rurali, dove l'amore per l'accudimento veniva sommato al senso di colpa di dover togliere una vita. Da piccolo abbiamo un bel ricordo perché la nostra originariamente era una cascina,
e quindi il rapporto di polli, conigli, il cagnolino c'era, il gatto c'era sempre stato, negli anni abbiamo convissuto così. Naturalmente erano visti come animali da uso e non un rapporto affettivo. Appena nati mi affidavano i cuccioli, sì, di coniglio, soprattutto la mamma me li metteva in un cestino e lì nei suoi batuffoli di lana che la mamma aveva creato ci passavo intere giornate, cioè mi piaceva molto, molto. Non osavo pensare al dopo. Difatti poi quando comunque da molto piccoli crescevano, che poi venivano comunque messi nel recinto eccetera, non so perché ma non ci andavo più a vederli, cioè nel senso mi piacevano molto piccoli ma non volevo neanche pensare al dopo. L'uomo e il suo capro espiatorio hanno dovuto sempre vivere una sbilanciata condizione di coesistenza. Il culto dell'animale appartiene a diverse religioni come concetto filosofico o simbolo del mistero della natura selvaggia. L'esposizione di un animale poteva rappresentare la forza dominatrice dell'uomo e la sua condizione atavica di dominio sulla natura. L'interesse per gli animali esotici è passato nell'interesse dei nobili, i quali spesso avevano grandi giardini, grandi parchi, ed era un vezzo loro farli frequentare da animali più o meno esotici naturalmente, perché poteva essere il cervo, il capriolo che si trova anche dalle nostre parti, ma i più ricchi si vantavano di mostrare animali strani. Il passo successivo è stata l'appropriazione o la cessione di questi parchi con animali esotici al pubblico. Diciamo, la rivoluzione francese li sequestrò, come è noto, secondo i suoi metodi non particolarmente raffinati. Il Jardin des Plantes con la rivoluzione francese viene nazionalizzato, diciamo, e poi lentamente viene aperto al pubblico, e questo avviene nel terzo decennio dell'Ottocento. Lo stesso avviene in Inghilterra. Brescia invece ha un interesse che io ho trovato manifestarsi quasi esclusivamente nella seconda metà dell'Ottocento, che è un interesse da un lato scientifico, perché soprattutto l'Ateneo di Scienze e Lettere di Brescia coltivava dal 1808 interventi, ci sono i famosi commentari dell'Ateneo che pubblicano questi interventi di cultori di materie le più diverse, e anche spesso erano di naturalisti, però non c'è una grossa spinta per una realizzazione di uno zoo. Però c'è una crescita di interesse di studi naturali, e appunto Ragazzoni, questo farmacista, che alla fine si interessò decisamente degli aspetti naturalistici. Giuseppe Ragazzoni, farmacista ed insegnante, fu il principale divulgatore della dimensione naturale del territorio bresciano. Nel 1900 venne eretto un monumento sul Colle Cidneo in sua memoria. Una piramide composta dalle più diverse rocce delle montagne bresciane. Sempre a suo nome venne intitolato il primo museo di storia naturale bresciano, in onore della sua eredità culturale. Ciò che fece accendere la scintilla del giardino zoologico bresciano fu un regalo di Luigi Lecchi del 1830, che donò all'Ateneo di Scienze e Lettere e Arti di Brescia la sua collezione di insetti e fossili. Nel 1895 fu costituita da parte di Eugenio Bettoni la Società Bresciana di Storia Naturale Giuseppe Ragazzoni. Il vivido interesse scientifico degli studiosi era destinato a incontrare l'ammirazione del pubblico per le curiosità animali. Il castello di Brescia fu sempre di proprietà statale, gestendo il forte come un punto strategico di operazioni belliche e di conservazione delle armi. Ma nel 1903 divenne di proprietà comunale, cedendo allo Stato la proprietà della caserma Randaccio, ex convento San Gerolamo. Venne anche qui a confluire in modo convergente l'acquisizione del castello da parte del Comune di Brescia, perché il castello non era del Comune di Brescia, non era dei bresciani, ma era dello Stato in quanto struttura militare. Solo nel 1903 il Comune di Brescia riesce ad acquistare il castello, e quindi c'è tutto un fermento di valorizzazione del castello. Allora anche qui naturalismo, perché il castello si iniziò a piantumarlo, perché ricordiamo che anticamente il colle era tenuto rigorosamente e obbligatoriamente desertificato,
senza un alberello e senza un cespuglio per motivi militari, perché era una vecchia tradizione, ovviamente giustificata e sensata, quella di togliere qualunque struttura che servisse all'eventuale nemico assediante, di nascondersi nelle vicinanze di una fortezza. Quindi era assolutamente brullo, una pietraia. Nel 1913, quando si celebrò l'inaugurazione ufficiale dello Zoo di Brescia, in Italia erano presenti 3 giardini zoologici e la Leonessa d'Italia poteva vantare di averne uno tra quelli. Visitare lo zoo significava anche visitare la Torre Mirabella, la Torre Coltrina, vedere la Palazzina Ainau e quindi camminare insomma nei luoghi in cui è stata scritta dall'età moderna fino ai nostri giorni la storia di Brescia. Soprattutto le famiglie, era un luogo di ritrovo delle famiglie. Non c'erano tanto visite a carattere individuale e personale, ma gruppi di famiglie. Perché per la famiglia, soprattutto i bambini, lo zoo rappresenta un luogo di curiosità e di attrazione. Brescia ha avuto 2 zoo, una nei primi anni del Novecento e un secondo invece dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è quello che molti ricordano. Però ci fu un primo zoo nato appunto all'inizio del secolo, che fu subito alloggiato in castello, in quella fossa nella quale oggi si trovano i campi da tennis. E fu quello zoo progettato con bellissimi disegni di stampo Liberty dal celebre ingegnere e architetto Egidio Dabbeni. Egidio Dabbeni è stato per Brescia sicuramente una figura importante nel panorama dell'architettura e della progettazione. Egidio già all'inizio del Novecento, sebbene nella sua giovane età era poco più che trentenne, sa subito affermarsi come un progettista eclettico, polivalente, un progettista con una grandissima formazione sia tecnica sia culturale. Aveva studiato ingegneria a Padova e poi a Roma aveva perfezionato i suoi studi di architettura e quindi aveva veramente una formazione, come diremmo oggi, a 360 gradi. Inoltre risente sempre un po' della influenza del padre, che era un ebanista e che gli aveva trasmesso questa passione per il dettaglio nell'arredo, nella cura dei progetti, in tutto quello che faceva. Porterà alla nostra città proprio questa capacità di realizzare grandi opere che abbinano sempre una importante ricerca formale, estetica e anche una grande ricerca dal punto di vista strutturale e tecnico. Del resto sarà lui nel 1904 con la Casa Migliorati, il suo primo importante cantiere nella nostra città, a utilizzare per la prima volta il conglomerato cementizio in un edificio privato, a portare proprio questa ventata di novità tecnologica nelle costruzioni e già dimostrerà quella che sarà un po' la sua poetica. Saprà sempre allinearsi alla cultura bresciana, una cultura da sempre pragmatica, sobria. Egidio, proprio per questa sua capacità, verrà poi chiamato anche per l'esposizione bresciana, dove saprà trasfigurare il castello, lo renderà un po' questa sorta di luogo magico dove esporre tra padiglioni di arte floreale, padiglioni neosvizzeri di gusto eclettico che traggono ispirazione dalla forma del luogo stesso. Saprà proprio trasformare le spigolosità dei bastioni, gli orecchioni dei bastioni nella pianta ideale per queste costruzioni che ammiccano certo all'esposizione di Torino, ma che sanno trasportare in chiave locale e aggiornata la cultura della progettazione. Ad esempio l'ingresso, un ingresso che fu interessante, era appunto murario, architettonicamente pensato, con sopra questi 2 leoni, e i leoni tornano quindi, che erano stati scolpiti dal bresciano Ghidoni per essere messi all'ingresso della porta. Le mura avevano delle porte, una importante era quella legata alla stazione ferroviaria, e cioè la porta cosiddetta di San Nazzaro, dal nome della vicina chiesa, con la quale si imboccava l'attuale Corso Martiri della Libertà da Piazzale della Repubblica. E lì su 2 pilastri c'erano questi 2 bei leoni che tutt'oggi esistono, anche se un po' mutilati. Quando si offre di realizzare il progetto del primo giardino zoologico della nostra città, in un campo che era una novità, perché una volta realizzato lo Zoo di Brescia sarà il terzo in Italia, quindi era un terreno sostanzialmente inesplorato. Egidio ovviamente viene accolto
a braccia aperte sia dal comitato dei privati promotori sia dall'amministrazione pubblica. Del resto aveva 8 anni prima realizzato l'esposizione bresciana, quindi chi meglio di lui poteva operare sugli annessi del castello del College Idneo? Chi meglio di lui poteva proporre qualcosa che avrebbe riportato la gente a vivere il College Idneo come era stato per esposizione? Ovviamente non è un vero progetto architettonico, è più un progetto, se vogliamo, paesaggistico. Gli viene data a disposizione una parte delle fosse, che verrà poi proprio chiamata Fossa dei Leoni, perché gli animali che si volevano ospitare inizialmente erano i leoni, poi si amplierà ovviamente la possibilità. Egidio realizza quindi questo progetto di tipo paesaggistico con questi vialetti curvilini, fontane, giochi d'acqua, sapendo con la sua capacità coniugare sapientemente le necessità pratiche e tecniche con le necessità paesaggistiche. Convincerà l'amministrazione a cedere anche una parte della controscarpata delle mura per avere anche questa possibilità di avere dei rilievi all'interno del suo progetto, e ovviamente si concentrerà poi sui dettagli delle voliere, delle gabbie delle scimmie, ma anche sulla parte architettonica che era l'ingresso. L'ingresso che in realtà conosce una certa evoluzione. Inizialmente parte in maniera molto più sobria. I primi disegni ci testimoniano questa grande cancellata caratterizzata da un ingresso a edicola con queste colonne di impostazione ancora floreale che reggevano l'insegna, affiancate da 2 piccoli edifici bassi che avrebbero ospitato le biglietterie. In corso d'opera il comune di Brescia decide di donare all'opera dello zoo 2 leoni marmorei, 2 sculture che in realtà erano un simbolo per Brescia e che Egidio sa ben evidenziare, soprattutto gli sa dare un ruolo importante nel suo progetto, sebbene fossero il simbolo di uno dei suoi antagonisti. Del resto i leoni provenivano dalla barriera di Porta San Nazzaro ed erano stati un dono che il Tagliaferri, il suo concorrente in opera ma comunque collega e collaboratore, aveva donato alla città. Smontata la barriera di San Nazzaro, i 2 leoni vengono quindi tolti. Ceduti a questo intervento, Egidio sa cogliere al volo questa occasione, quindi trasforma questi piccoli caselli, queste piccole portinerie dello zoo in 2 grandi pilastri, 2 strutture che hanno un po' questa forma fascicolare perché mettono assieme degli elementi squadrati con degli elementi curvilini raccordati da delle serie di fasce in pietra, sulle quali al termine di questa leggera rastrematura si collocano poi i 2 leoni che saranno proprio il simbolo e diventeranno proprio un simbolo monumentale perché avranno veramente una scala gigantesca che esalterà le sculture e saprà rendere quasi iconica l'ingresso dello zoo. E è stato quasi un peccato infatti che poi alla chiusura dello zoo non si sia stati in grado di smontare, riutilizzare o comunque valorizzare questa che era una testimonianza dell'architettura dell'inizio del Novecento. Certo, i 2 leoni che oggi malmessi si trovano all'interno del castello meriterebbero di essere valorizzati perché sono una testimonianza dell'evoluzione della città fra 8 e 900 e anche un po' dell'immagine e del sentimento dei bresciani che si ricordano questo che era il simbolo dello zoo ed era il simbolo di Brescia per chi veniva a visitare questa attrazione quasi unica nel nostro paese. Ma il successo non durò molto, perché arrivò la Prima Guerra Mondiale e il castello tornò ad essere popolato dai soldati. Inevitabilmente le entrate allo zoo calarono drasticamente fino alla prima chiusura del 1922. Il castello rivide tornare a una presenza militare. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale la propaganda diceva che se gli austriaci avessero sfondato per esempio al Passo del Tonale dove c'era il confine o a Ponte Caffaro sarebbero entrati in Brescia e avrebbero fatto quello che hanno fatto gli austriaci nel 1849 con le 10 giornate di Brescia. Quindi fortificazioni, strade sempre più controllate e soldati. E per 30 anni non si seppe più nulla di quel regno che ormai era da considerarsi perduto. Nel gruppo dei proprietari dello zoo c'era anche l'ingegner Calzoni, che proprio nel fascismo nascente in quegli anni sarebbe diventato il grande sindaco, allora si chiamava Podestà, della città, che fu il grande protagonista di Piazza della Vittoria. Quindi dico, lo stesso personaggio era presente sia nell'iniziativa dello zoo sia nel protagonismo fondamentale degli eventi della città in epoca fascista. E nonostante questo però
Il fascismo non manifestò grande interesse per lo zoo, tant'è che non ci fu nessun aiuto pubblico. Il nazionalismo, il campanilismo, per cui il fascismo è anche noto, non tenne in grande considerazione, come avevano tenuto invece i padri, l'aspetto di tipo patriottico, no? Cioè il leone come simbolo della forza dei bresciani di reagire all'invasione, all'occupazione, e quindi con questo orgoglio nazionalistico, diciamo. Invece il fascismo abbastanza stranamente non prese in considerazione questo aspetto e abbandonò lo zoo al suo destino, per cui nei primi anni 20 lo zoo fu chiuso e se ne sarebbe riparlato dopo 30 anni. Fu solamente nel secondo dopoguerra che cominciò a registrarsi un nuovo interesse faunistico nei cittadini e avvenne in concomitanza con la nascita del cinema, in particolare nei film di stampo esotico. Fece grande scalpore la figura di Tarzan, che debuttò nel 1918 nel primo adattamento televisivo, che fu in grado di condizionare le produzioni cinematografiche e televisive dei successivi anni, iniziando un filone dedicato ai film con animali selvaggi di spedizionieri in terre non tracciate sulle mappe. Nel 1933 uscì nelle sale King Kong, che risuonava negli spettatori come la prima grande magia del cinema e denominata come l'ottava meraviglia del mondo. Vedere al cinema un film di questo tipo significava portare in sala ad approcciare allo spettatore qualcosa di misterioso, qualcosa di sconosciuto fino a quel momento, e suscitava in lui sentimenti quasi voyeuristici di voler approcciarsi e vedere la bestia, la creatura, il pericolo nella sicurezza di una poltrona di un cinema o al di là di una gabbia all'interno dello zoo. Lo zoo rappresentava l'inaccessibile svelato e l'avventura personalizzata, dove ciò che separava dal pericolo erano pochi centimetri di ferro o pochi metri di fossato. Vedevi animali strani, perché sono animali che non vedi comunemente in giro qui liberamente. Il leone e la leonessa in una gabbia, io ero piccolino, andavo avanti e indietro, a un certo punto anche il leone dalla gabbia mi veniva avanti e indietro, e così non so se voleva mangiarmi o no, ma comunque. Mi appassionava la possibilità di venire a contatto con degli animali particolarmente strani e soprattutto con animali che per ovvie ragioni non potevano essere lasciati in libertà. Ed è tuttavia una passione che col passare del tempo si è spenta, fino a quando nel corso degli anni sono venuto maturando una contrarietà rispetto al mantenimento dello zoo, che era stato iniziato sulla base di un'idea poi molto coerentemente perseguita dal sindaco Boni. Il grande protagonista di questa storia è sicuramente il sindaco Bruno Boni, in grado di risvegliare l'assopito interesse faunistico nella città di Brescia. Lui era un democristiano proprio fondante nella città di Brescia. Ci sono dei ricordi molto forti, nel senso era un personaggio carismatico, molto influente sulla gente, ma soprattutto era molto alla mano, era quello che gli faceva fare la differenza. Quando c'erano le elezioni lui distanziava tutti. Boni è stato sindaco di Brescia ininterrottamente, questo è un primato, dal 1948 fino al 1975, quindi una longevità che ha pochi paragoni in Italia. Questo dice già della sua personalità e della sua statura. Due giornalisti di grande fama come Indro Montanelli e Giorgio Bocca sono stati concordi nel definirlo il governatore, il leader politico per eccellenza, per antonomasia della democrazia cristiana. Era un uomo particolarmente affabile, era una persona sempre disponibile. Il consenso non passa attraverso soltanto la riconoscibilità dell'identità politica o delle opere che vengono realizzate da un sindaco, passa anche dal rapporto diretto che ha con la comunità locale, con i cittadini. Ogni persona si poteva avvicinare per chiedere delle piccole necessità che aveva del suo quartiere, della via, delle cose. Boni intratteneva rapporti con i grandi della politica italiana, da Fanfani a Andreotti a Cossiga, ma nutriva una particolare predilezione per la sua città. Per esempio, non ha mai accettato, per quanto gli fosse stato proposto in più occasioni, di diventare parlamentare. Gli interessava di più questo rapporto diretto con quella Brescia che lui amava.
Uno degli aspetti salienti era questo amore che aveva per la città e il desiderio di fare crescere Brescia, farla diventare bella, farla diventare una città importante. Mentre per molte attività comunali il sindaco ovviamente aveva dato deleghe a dirigenti del comune per sovrintendere a questi comparti, invece per lo zoo non volle affidare a nessuno la direzione, ma la tenne personalmente, quindi il vero responsabile, il vero grande protagonista dello zoo di Brescia fu appunto Bruno Boni. Papà amava moltissimo il circo, perché lui interpretava la vita anche in un modo un po' bohemiano, quindi la faccenda del circo, di questi artisti che giravano, lo affascinava. Una dichiarazione teorica di intenti che spiegasse questo interesse e quindi anche la conseguente applicazione concreta di riattivare lo zoo. Già nel 1948 però, dopo la guerra e quando già Boni iniziava ad essere sindaco, già ci sono delle manifestazioni anche di altri gruppi privati, ad esempio, che cominciarono a donare animali un po' strani per conservarli in castello, magari degli uccelli particolari abbastanza rari da mettere nei giardini del castello, perché c'è da dire che appunto il castello fu molto valorizzato nel dopoguerra. Non a caso, poi dobbiamo fare qualche salto di qualche lustro successivamente, ma divenne anche la famosa sede del Museo delle Armi. Allora si riteneva ancora, oltre che un parco sempre più fiorente e sempre più vegetato, ma anche un luogo dove creare delle attrattive di tipo culturale. Il Museo del Risorgimento continuò ad essere lì. Fu insediato lì anche il Museo di Storia Naturale e quindi il castello richiedeva delle presenze di tipo promozionale e attrattivo nei confronti dei cittadini. E certamente questo fu anche uno dei motivi che spinse Boni a ripescare l'idea di questa attrattiva che già aveva dimostrato di essere particolarmente vivace nell'esperienza del 1913-21 e quindi pensò di raggruppare quegli animali che erano stati regalati, perché evidentemente c'era una certa sensibilità, forse è rimasta nell'orecchio, del piacere di vedere in questo parco avere queste presenze curiose di animali curiosi e quindi raccogliere un poco di queste presenze in un'unica struttura. È significativo il fatto di questa partecipazione collettiva, la donazione da parte di Darik Stogni, famoso domatore di felini, proprietario, secondo la tradizione della sua famiglia, di un celebre circo equestre, la donazione di alcuni leoni al comune di Brescia e quindi ancora il leone fa da trait d'union. Al leoncino maschio venne dato il nome che il sindaco Boni aveva adottato durante l'esperienza partigiana, ovvero Ciro, mentre alla femmina venne affibbiato il nome della città. Brescia, la leonessa dello Zoo del Castello della Leonessa d'Italia. Non c'è dubbio che c'è un passaggio, un salto, come dire, di qualità tra le prime esperienze e quelle poi invece avvalorate e ulteriormente incrementate da Boni. L'iniziativa di Boni e di un gruppo di interessati e di amatori del settore portò alla ricostituzione del nuovo zoo, ancora ovviamente in castello, questa volta però ad un piano superiore rispetto a quello precedente, e cioè in quegli spazi che sono sopra le mura e non nella fossa, e lì fu creato lo zoo con già manifestazioni significative di presenze di animali e che fu istituzionalizzato negli anni 50. Boni, anche nel libro si vedono alcune fotografie, era certamente anche dal punto di vista emotivo interessato agli animali, si vede una fotografia curiosa, immagino addirittura nel suo studio in loggia, mentre gioca tenendo lontano l'animaletto, perché insomma poteva essere anche un po' rischioso, di un piccolo leoncino. E poi lo si vede ad esempio nella grande visita allo zoo, attorniata da un sacco di bambini, nel momento in cui venne quell'angelo Lombardi
personaggio televisivo come amico degli animali in questa rubrica televisiva, dove lui esibiva animali soprattutto esotici e spesso pericolosi, ma insomma lui aveva una grande disinvoltura. Fu invitato anche a Brescia e Boni ovviamente lo affianca in queste fotografie che si vedono. Il successo dello zoo in Castello fu straordinario, perché negli anni 60 si contava una presenza nell'ambito del castello in generale, ma in buona parte dovuta ad ingressi nello zoo, di 500.000 persone all'anno. 500.000, che è una cifra spropositata, soprattutto se la confrontiamo con l'oggi, quando le presenze in castello vengono contate intorno ai 50.000, cioè un decimo dell'affluenza di allora. E mi ricordo che andavamo spesso su col papà, ci accompagnava quando arrivava un animale nuovo, quando c'era qualche evento. Ricordo che quando a un certo punto sono nati dei leoncini, noi per un paio di giorni abbiamo tenuto i leoncini in casa. Poi mi ricordo anche un altro fatto, che una volta sono nate le pantere, c'era una pantera nera che partorisce cuccioletti, allora andiamo su lì nel retro della gabbia e c'erano queste pantere nere piccoline che erano molto più piccole del leoncino perché hanno una taglia diversa, e ricordo mia madre che si avvicina per accarezzarlo e questa panterina che aveva pochi giorni si è girata soffiando e con l'unghietta le ha aperto il polpastrello, e lì ho capito che anche tra animali feroci c'è una differenza di attitudine forte. Bruno Boni fece in tempo a non assistere al declino della sua creatura, perché benché sia durato 30 anni, quasi 30 anni come sindaco, negli anni 70, in cui cominciò la grande kermesse di critica al concetto degli zoo, lui non era più responsabile e invece lo sarebbe stato il sindaco Padula negli anni successivi. I custodi facevano il massimo per garantire un'esistenza serena agli ospiti animali e capitava anche che instaurassero legami affettivi con gli stessi. C'è un posto su al zoo, ma meglio ancora così, perché a me piace stare con gli animali così, perché anche a casa ho sempre avuto gli animali, ce li ho ancora adesso, ho ancora le caprette, galline. Il primo giorno sono stato là, c'erano quelli che mi insegnavano anche a me come, cosa c'era da darci da mangiare, così. Insomma, la prima settimana era un po', ma a me è piaciuto subito. Non aveva paura? Mai. C'erano là anche i pappagalli, c'erano diversi tipi di pappagalli, dopo avevamo fatto una voliera gigante che si entrano anche tutti i tipi di uccellini, e no, era bello, dopo un po' ce n'erano là, c'erano su anche le foche, tutti gli anni nascevano gli orsi. Dopo c'erano quelli più buoni, gli orsi, perché ne avevamo su 6 o 7 di orsi, c'era su anche il panda, avevamo, dopo c'erano i due grisbi, quelli grossi, quelli lì. Dopo gli altri due che partorivano lì, che c'era il maschio e la femmina, e quello lì no, erano buoni quelli lì. Sì, ma potevi entrare che non ti facevano niente, ma però c'era sempre da stare attento, perché l'orso era svelto. C'era là gli altri due nel gabbione grande, e c'era là i grisbi lì. Poi andavo a caressare anche i leoni così, perché non entravo con la mano, magari stavo lì fuori così, mi leccavano e tutto. Dopo si abbassavano la testa, allora andavo dentro, ci mettevo la mano sulla testa. Dopo con le scimmie così potevi entrare, c'erano il gibbone, c'era il macaco, c'era su il scimpanzé, anzi il scimpanzé entravo, mi veniva sulle spalle, lo stesso anche il gibbone, veniva sempre, come entravo nella gabbia per pulirlo, mi veniva sulle spalle, lì stava lì, il tanto che pulivo dentro, e lui giocavamo insieme, insomma.
Invece la femmina era buonissima. Ci portavo sul gelato, andavo a prenderci il gelato, mangiava il gelato col cono, ci dicevo Judy, lecca il gelato, allora leccava il gelato, basta adesso, ci davo in mano il tovagliolo, ci puliva la bocca. Andare al castello, allo zoo di domenica pomeriggio era proprio una bella festa, perché comunque le gite o le passeggiate quando ero piccola io non erano solite, nel senso, quindi era anche un avvenimento importante che si aspettava. Infatti papà diceva, quando hai finito i compiti delle vacanze si va allo zoo, quindi era una cosa aspettata. Il castello era la classica gita domenicale, si andava, la domenica era una festa, si faceva la passeggiata. Io però sapevo che in lontananza sentivo i vari rumori degli animali. E non era solo la passeggiata allo zoo, ma poi ecco, il castello mi affascinava tutto e c'era anche questo girare fra le varie vie e viuzze finché si arrivava anche alla locomotiva, al piazzale della locomotiva. Lì c'era un'altra festa perché c'era sempre il signore col carrettino, con un motocarro, con i gelati, perché una volta appunto giravano col motocarro e avevano 2 o 3 gusti, non di più, però lì c'era la fine della festa, della giornata, perché si meritavo il bel gelato, quindi concludeva la giornata, la domenica pomeriggio per me è importante. Il lavoro di mio padre non è che finiva alle 6 la sera quando chiudevano i cancelli o alle 5 d'inverno e alle 6 d'estate. Il lavoro di mio padre proseguiva se c'era un animale malato. Lo curava, andava su anche magari a mezzanotte a vedere come stava. Quando è morta l'elefantessa, che ormai era la fine, mio papà è stato tutta la notte su con l'elefantessa finché non è morta. Non l'ha lasciata sola. Era vita, era vita. Forse perché mio papà ha sempre amato gli animali e quindi ci ha trasmesso comunque il rispetto, che era la cosa forse più importante. Il comune ha proposto questa casa che poi mio papà dentro l'aveva sistemata tanto perché era proprio, avevamo il bagno in cortile, non avevamo riscaldamento, una stufa a legna solo in cucina, le camere erano sotto. Lui l'aveva sistemata il più possibile e abbiamo vissuto lì con i nonni e con la sorella di mia mamma, eravamo in 8 in casa. E io sono cresciuta così, cioè per me la famiglia era quella più tutti gli animali. Io sono nata lì, proprio in quella casa lì. I miei primi ricordi sono una tapatina che correva dietro a mio fratello, che ha 2 anni più di me, e andavamo in giro in ogni dove per lo zoo, soprattutto a cancelli chiusi, cioè quando la sera chiudevano, lì era il nostro regno. Cioè, andavamo nel fienile, ci buttavamo sulle paglie di fieno, ecco, mi ricordo queste cose. Sì, preoccupazioni di mia mamma perché ne combinavamo di ogni, però lo fai, cioè sei bambino e non vedevamo forse neanche i pericoli. Era un sogno, tutti i giorni era come essere al Luna Park. I primi anni era un periodo dove quasi tutte le settimane arrivavano degli animali nuovi. Papà magari prima mi diceva guarda che sta arrivando una coppia di pantere. Il clima comunque era sempre molto bello. E siamo cresciuti sempre con un animale, in casa avevamo i cani, i gatti. Siamo cresciuti sempre con un animale. Cioè, i miei genitori sono stati bravissimi a insegnarci l'amore, il rispetto, il stare attento ai più deboli. Gli animali che nascevano allo zoo tante volte capitava che le mamme non li allattavano, quindi siccome i miei non erano certo gente che li faceva morire, li toglievamo dalle gabbie, li portavamo a casa e si allattavano coi biberon. Mi ricordo ancora la scena del cammello, quando abbiamo portato il cammello, che chiaramente se un cammello dai un biberon così. Allora, idea di mia mamma, ha preso i fiaschi del vino, ha fatto ubriacare mio nonno, perché dovevamo berlo ste fino, noi eravamo bambini, cioè nessuno beveva, il nonno beveva, quindi ha lavato bene, metteva sulla tettarella e si alzava ogni 3 ore, giorno e notte, a dare il latte al cammello. L'ha fatto col cammello, l'abbiamo fatto con le pantere nere, l'aveva fatto con un leoncino. Ogni animale che aveva bisogno o di essere curato così entrava in casa nostra. Abbiamo avuto il pitone in casa per parecchio, finché non è morto. Cioè, per noi era vivere con l'animale. E lì ce n'era sempre qualcuno, lo scimpanzé veniva giù da noi, a volte mangiava a tavola con noi.
Cioè, dava il bacio a mia mamma quando entrava, dava il bacio a mia mamma quando usciva. Lui si dedicava. Cioè, lui non era capace di dire se vede un animale che non sta bene e magari domani mattina lo troviamo morto. Funzionava così con mio papà, se lo prendeva su, lo portava a casa, mia mamma lo curava, gli dava il biberon e quelle cose lì e siamo cresciuti così. Un episodio un po' simpatico, mio papà una volta stava segnalando, era vicino la pantera, perché l'animale più bello in assoluto per me è la pantera nera, però è l'unico non addomesticabile. Insomma, lui per segnalare a un collega che gli animali avevano fame ha fatto dargli da mangiare, no? Allungato, quello ha messo fuori, apertura, e gli ha graffiato. Mio papà cosa ha fatto? Mica diceva niente in casa, no? Perché sono mia mamma. Si è fasciato, preso sulla sua macchina, è andato pronto soccorso. Solo che c'era un dottore, penso appena laureato, quelli... Mio papà si sfascia e quello dice cosa è successo, ma ha graffiato la pantera. Per piacere non mi prenda in giro, mi dica cosa è successo. Ma ha graffiato, cioè mio papà insisteva e il medico insisteva a dire. Poi alla fine si sono chiariti che mio papà gli ha detto, guardi che vengo dallo zoo, cioè dopo gli ha lavato i punti e ricucito un po'. Io sinceramente quando mi sono sposata e sono andata a vivere in città, io non ho dormito per non so quanto tempo, perché sentire le macchine, che ero abituata al ruggito, al cane che abbaiava, non riuscivo a dormire, era una cosa, la città anche se scendevo a lavorare in città e tutto, ma la notte è diverso. Proprio nel momento di massimo splendore del giardino zoologico si cominciò a diffondere un sentimento ambientalista che cominciò a scuotere l'animo dei visitatori. Il desiderio di ammirazione della bestia esotica venne soppiantato dalla propensione alla salvaguardia e all'accudimento degli esseri viventi. Gli animali avevano rappresentato il diverso, ora si avvicinavano sempre di più al pubblico. Espressione di una maturazione che io direi anche civica, insomma, di una modalità di pensare il rapporto uomo-animale che non è più nel segno del dominio, ma nel segno di una, oserei dire quasi di una collaborazione, perché l'animale può far compagnia, l'animale insomma è un essere animato che è complementare rispetto all'uomo. Tutto il rapporto uomo e natura va ripensato e non solo il rapporto uomo e animale. Cioè che quando si intendono migliorare delle situazioni e delle strutture occorrono progetti, occorrono finanziamenti. È come il discorso dei parchi naturali, non si fanno con le tabelle. Occorre pazienza, occorre studio, occorrono progetti, occorrono finanziamenti. Quindi prima di distruggere cerchiamo di avere la possibilità per fare meglio. Lo zoo secondo me è stato educativo, anche se purtroppo è stato una segregazione. Ti dico subito che lo zoo era una cosa meravigliosa. Mi commuove questa cosa perché mia madre mi portava da piccolo. Secondo me era meraviglioso. La cosa che mi colpiva di più entrando, una puzza spaventosa, puzza delle scimmie, i scimpanzé, i tigri, gli elefanti, una puzza spaventosa, perché chiaramente queste scimmie così, questi animali erano sì lavati, però non è che potevi fargli il sapone adesso, magari se ci fosse adesso avremmo potuto farlo con questi saponi così tranquilli. La natura diveniva giardino da salvare, anche grazie all'immaginario francescano che raccontava di un animale feroce che diveniva docile a contatto con l'uomo. Nel 1971 venne fondata l'Organizzazione Internazionale di Tutela Ambientalista Non Governativa di Greenpeace, mentre in Italia nel 1980 nacque Legambiente, che concentrava i propri sforzi alla lotta al bracconaggio, alla caccia e ad ogni forma di sopruso nei confronti degli animali. Il boom di tutto questo è avvenuto negli anni 70, quindi non a caso dopo il 68, con movimenti che nascono con la precipua intenzione di opporsi al maltrattamento degli animali, dove per maltrattamento il concetto è andato sempre più allargandosi, e la pressione e l'effetto che ebbero le iniziative intellettuali e culturali del 68 ebbe una ricaduta notevole sull'opinione pubblica, e gli zoo caddero abbastanza alla svelta in questo grande calderone. Non a caso negli anni 70 nascono tutta una serie di associazioni che tuttora esistono,
dalla LIPU, alla Lega per la protezione degli uccelli, alla LAV, Lega Antivivisezione, perché c'era anche questo, no? La vivisezione che veniva spesso citata in campo medico, opposizione al trattamento XY degli animali, dove per XY si intende violenze contro gli animali, la cui soglia continuò ad allargarsi, per cui si arrivò anche agli allevamenti. Ovviamente gli allevamenti per fini scientifico-sanitari vennero presi di mira, questi con maggiore difficoltà perché, insomma, ricordo una bordata assolutamente energica del premio Nobel Levi Montalcini contro chi si opponeva alla sperimentazione sugli animali per motivi sanitari e per motivi di terapia medica. Ovviamente lì veniva fuori il concetto: vale di più la vita umana o vale di più la vita degli animali? Venivano su i verdi, venivano su quelli verdi, no, che si erano anche legati lì alle barriere. Mi ricordo che erano là legati, ho detto come mai non si può tenere gli animali così? Deve andare giù a chiedere ai miei capi là. Io non ho guardarci da mangiare, non è che a me piacevano gli animali. L'accusa era quella soprattutto legata alla restrizione metricamente eccessiva. Cioè, molti anche ricordano, tra chi visitava lo zoo, improvvisamente tutti si accorsero che gli orsi dentro nella gabbia muovevano la testa in maniera ossessiva perché si diceva perché troppo alle strette, in gabbie troppo strette, troppo vincolanti. E questa fu forse l'accusa principale, che resisteva anche ad altre opinioni, come ad esempio quella di Danilo Mainardi, uno zoologo che veniva spesso intervistato in televisione, il quale diceva, insomma, negli zoo intanto si è ottenuta la salvaguardia e la sopravvivenza di alcune specie che in natura sono scomparse. E poi dice, gli animali nella loro vita hanno come unica esigenza quella di procreare e di trovare cibo. Dice, molti animali in grandi gabbie, voliere ad esempio molto ampie, fatte per consentire una certa libertà agli uccelli, dice gli animali stanno tutti radunati nel posto dove ci sono i cibi e non gli interessa altro, quindi non si sentono in costrizione perché non possono inseguire l'antilope, siano ghepardi o siano leoni o tigri. Erano trattati bene, non erano trattati male. Poi anche perché quello che mi ricordo mi dicevano alcuni animali erano stati lasciati indietro dai circhi, magari non facevano più, erano vecchi così non potevano più fare spettacolo così, oppure i circhi venivano dimessi e li davano lì allo zoo. Tutte le persone che comunque ruotavano lì, diciamo, lo zoo, me le ricordo praticamente tutte persone squisite, tutte con le loro diversità. Una specie di antropomorfizzazione dell'animale, secondo me dovuta molto anche ai cartoni animati di Walt Disney, per cui animaletti come Topolino e Paperino, qui qua ovviamente creavano grande simpatia da parte dei bambini, l'idea che questi qui dovessero essere macellati per arrivare come tacchino nel pranzo di Natale americano. Quindi anche lì c'è una tendenza nuova che è quella del vegetarismo, per cui l'animale non può essere ucciso nemmeno per alimentazione, oppure lo si uccide in un certo modo piuttosto che in un altro. E questa convergenza di opinioni di tipo prettamente ideologico assunse una pressione tale tanto da provocare con un assedio politico stringente la via per una soluzione negativa della presenza dello zoo. All'inizio si pensava di tenere solo uno zoo per animali da fattoria, che chissà perché quelli invece non sono costretti, ma il pollo si sa che per sua natura è più disposto ad essere costretto nella vicinanza con l'uomo e a fare le sue uova per l'uomo. Ma poi anche questo della fattoria cadde e sostanzialmente rientrando in una visione generale
di censura agli zoo, e quindi con la chiusura di zoo uno dopo l'altro in città anche molto importanti, come ad esempio Torino, che era stato uno dei primi ad avere uno zoo, e ci fu questa moria e questa falcidie degli zoo in Italia, fra i quali cade anche Brescia. Nel 1986 abbiamo presentato una mozione, un ordine del giorno per la chiusura dello zoo, soprattutto perché guardavamo le condizioni di costrizione e di cattività in cui venivano tenuti gli animali. Non che fossero trattati male o fossero trascurati, perché i custodi erano persone professionalmente molto preparate e avevano persino un'affezione nei confronti degli animali, ma era il principio in sé che non potevamo accettare. E allora con Bruno Campovecchi, che è stato il leader storico del sindacato dei chimici alla Caffaro e che aveva una particolare sensibilità di tipo naturalistico ambientalista, con il preside Gino Bambara, che era un professore di storia e filosofia, storico preside del liceo Calini, con Gigi Brustia, che era un maestro elementare, quindi molto attento ai temi pedagogici, avanzammo sostanzialmente questa idea della chiusura dello zoo. Naturalmente proponevamo anche soluzioni alternative. Per esempio, alcune specie animali, i volatili, potevano essere, lasciati liberi, altri invece potevano essere rieducati, altri invece potevano essere tenuti in cattività, non essendoci soluzioni alternative, fino al loro decesso. Altri ancora potevano essere trasferiti in biosafari. Da un lato la critica della condizione di cattività, ci sembrava una crudeltà mantenere gli animali in queste condizioni, e dall'altro però anche la volontà di assegnare al castello il conseguimento delle sue funzioni. Il castello è innanzitutto il Colle Cidneo, non solo la memoria dei bombardamenti della città dal castello, ma anche la prigionia dei partigiani che venivano incarcerati appunto nelle torri. È il castello un luogo monumentale che segna passaggi significativi della storia di Brescia. Erano queste le motivazioni di fondo e queste anche le prospettive di fuoriuscita da quella condizione costrittiva che lo zoo appunto richiamava. Queste erano le ragioni che avevano animato la nostra proposta, e che poi fu accolta dal sindaco Padula, che portò alla chiusura definitiva dello zoo in castello. Naturalmente tutte queste tensioni avevano provocato anche un calo delle presenze, per cui si portava anche questo, giustificazione, tanto non rende più, costa, eccetera, eccetera. Insomma, sta di fatto che nel 1988 lo zoo di Brescia chiuse e non è più rinato. Ma io ne ho parlato con Boni di questo problema e devo testimoniare che non si sentiva affatto offeso, non si sentiva, come smentito nelle scelte che aveva compiuto, perché era assolutamente consapevole che era cambiato completamente la mentalità e il modo di vedere questi problemi. Mi ricordo che prima di presentare quella mozione avevo avuto una chiacchierata, un colloquio molto informale, molto amichevole, e non avevo avuto contrarietà, anzi per taluni versi persino una sorta di via libera, rispetto all'iniziativa che poi con gli altri colleghi abbiamo intrapreso. Certamente è stato un momento, un tassello, una svolta quando è avvenuta la chiusura dello zoo, perché è stata anche una presa di coscienza rispetto a un'attenzione e a un rispetto che al mondo animale si deve. È logico che una realtà come lo zoo richiedeva impegno, richiedeva investimenti, richiedeva soprattutto passione. Nel momento in cui ci sono stati dei cambi, forse più nessuno ha seguito lo zoo con quell'amore e quella passione che aveva profuso il papà. Sicuramente lui si rendeva conto che i tempi erano cambiati. Se fosse dipeso da lui, forse avrebbe cercato di fare il possibile o per ridimensionare, però poi dopo la realtà delle cose va in una certa direzione, quindi bisogna prenderne atto. Non credo che le lamentele dei cittadini fossero rivolte a farlo chiudere, forse erano più proprio per la tenuta degli animali. E dopo invece il comune ha detto che non si guadagnava abbastanza, che non si ripagavano le spese. A me è spiaciuto che mio figlio non è riuscito, perché mio figlio è nato nell'86. E un anno dopo l'hanno chiuso, è nato ottobre 86, per cui non l'ha vissuto. Cioè era quello in fondo che diceva mio papà, allargare le gabbie, cioè andava rimodernato quello zoo lì, ma non andava chiuso.
andava rimodernato, meno animali, gabbie più larghe, maggior spazio, però i tre quarti sono stati destinati a morte. Cioè, lui diceva almeno facciamoli arrivare alla fine dei loro giorni, non facciamo più accoppiare. Io sono andato via circa un mese, neanche un mese prima, perché oramai iniziavano a venire a prendere gli animali. Dolore, penso sia stata una delle poche volte che ho visto mio papà piangere. Cioè, quando poi se li vedeva portare via, per lui era un po' come portare via un figlio. Cioè, mia mamma si era chiusa in camera. Mia mamma era salita, si è chiusa in camera. Noi l'abbiamo rivista. Per loro è stato dolore, perché comunque ci si era affezionati, li si voleva bene. Facevano parte della famiglia. Quindi mio papà, che si è portato via quando è andato a abitare là, vabbè, i suoi cani, che chiaramente aveva il cane così, si è portato via il suo uccellino, che aveva un passerotto. Ma volava fuori casa, Castelmella tornava dentro, ci sapeva fare, riusciva a seguirli, gli volevano bene, perché vedevi che anche l'animale cercava mio papà. Per cui per lui è stato dolore, sicuramente, come per tutti, né? Però io forse perché ero comunque già sposata, ero già fuori casa, avevo un figlio, avevi già il lavoro, avevi già anche un'altra vita. Però io non ci sono andata quando li portavano via, assolutamente. Cioè, non esiste, non ce la puoi fare. Hanno venduto o regalato ad altri zoo, quelli più giovani, sani. Gli anziani non glielo posso dare con certezza assoluta, ma nessuno zoo ti prende un animale vecchio. Mi piacerebbe sapere dove sono finiti, ma no. Malinconia sicuramente, perché vedendo poi quando venivano vendute gli animali portati via, chiaramente era un pezzo di cuore che andava via. Una storia che fino a questo punto è esemplare, non è esemplare invece del post delle vicende della storia generale degli zoo, che è la storia di una incredibile rinascita che è avvenuta sotto forma dei parchi, dei bioparchi, dei parchi naturalistici, e quindi dico anche apprezzamento per gli imprenditori che ebbero questa idea, assolutamente, che sembrava impossibile, cioè ribaltare il concetto di critica e il concetto di censura nei confronti dello zoo con un'invenzione di questi parchi, dove essenzialmente quella che era stata l'accusa principale venne smentita e venne superata, cioè quella degli spazi, cioè non più gli animali chiusi in gabbie ristrette, ma con spazi molto ampi a disposizione. Quella lì pare che fosse l'obiezione fondamentale, e quindi queste nuove iniziative fu la prima cosa che mutarono, oltre al fatto di diventare dei caposaldi della protezione degli animali, quindi gli animali in via di estinzione che trovano invece accoglienza e sopravvivenza in questi bioparchi, e altre capacità, ad esempio l'abbinamento molto stretto con la grande esaltazione del valore degli animali, le cure estreme dal punto di vista veterinario, dal punto di vista dei comportamenti, eccetera, con il vanto sempre con uno standard disteso alla nascita di ogni cucciolo, che infatti viene reclamizzato ancora oggi nei telegiornali. Basta che nasca un orsetto in uno zoo, quell'orsacchiotto bianco che a Berlino divenne una star internazionale, la gente andava pagando un biglietto apposito solo per vedere l'orsetto, e quindi basandosi molto su questa antropomorfizzazione dell'animale e sull'aspetto emotivo. Quindi siamo in una fase di decisa esasperazione di questo atteggiamento animalista. Sono rimasto sorpreso dalla capacità dell'inventiva e della creazione di una nuova immagine dei bioparchi, che invece sono riusciti a scavalcare questo tipo di barriera a fuoco, di critiche e di opposizione. Anzi, i bioparchi sono anche ben lodati anche dagli animalisti.
quindi questa è una sorpresa abbastanza strana. Considero appunto gli animali una bella presenza nella vita delle persone, credo che oggi anche rispetto a tante persone anziane, tante persone sole siano importanti. E poi gli animali li ho visti avere un ruolo molto importante anche nella cura delle persone. Ho visto che cos'è la pet therapy, che cos'è l'ippoterapia nei ragazzi con disabilità. Ho visto tanti volontari dedicarsi a questo, quindi è una attenzione al mondo degli animali, ma anche una reciprocità importante. Io ero in classe praticamente, sono entrati 2 carabinieri, mi hanno chiesto schiavo Ugo e gli ho detto sì, sono io. Mi sono spaventato perché chiaramente sono entrati 2 carabinieri, mi hanno detto guardi, ci deve seguire. Quando sono uscito mi fa hanno trovato dove è andata la scimmia, dove è andato lo scimpanzé. Era scappato praticamente il giorno prima, un giorno 2 prima, lui era solo. È arrivata la femmina e niente, si vede che lui sentiva la femmina di là, è riuscito a aprire le maglie della gabbia e è scappato. E allora sono venuti i carabinieri, mi hanno portato là, abbiamo cercato poi ma lui era molto agitato, vedendo poi c'erano i pompieri, i carabinieri, era agitatissimo e non c'era niente da fare. E allora l'hanno sedato e l'abbiamo riportato su. Un anno dopo era nato, avevamo fatto il piccolino. E quello è stata una delle cose che effettivamente mi hanno colpito molto, è nato morto. È nato morto e hanno impiegato, guarda ti dico, 3 o 4 giorni a portare via il piccolino. Lo portava dappertutto e però vedere quel corpicino inanimato e quello proprio mi ha dato, perché poi non sono riusciti a portarlo via subito perché non riuscivano a prenderla, quello è stato una cosa che proprio, poi ci tenevamo molto perché abbiamo visto crescere la pancia, aspettavamo proprio quel momento lì veramente e essendo nato morto mi è dispiaciuto tantissimo, sì, quello forse. L'esperienza del giardino zoologico del castello contribuì a insegnare ai bresciani, per riflesso o per contrasto, l'amore e il rispetto per un regno che, inevitabilmente, andava conservato. L'amore per il regno animale. Le 2 mucche là avevo partorito, mi ricordo, mi sono stata la metti da fuori di